Eccoci qui cari naviganti per presentarvi un archetipo nel Pauper, scartabellando tra i vari risultati online in cerca di qualche archetipo che possa smuovere il meta, ormai chiaramente polarizzato a seguito delle uscite di Modern Horizon 2. E in effetti, tra le pieghe del web, spunta qualcuno che con un approccio inconsueto prova a rispondere già di main, con delle carte specifiche, ad alcune delle mestizie che imperversano ultimamente nel meta MTGO, con un color pie poco sfruttato nel formato povero. In realtà, grazie ad alcune scelte oculate, avremo accesso praticamente a tutti i colori disponibili, ottimizzando la mana base per una build che può riuscire a dire la sua, anche senza doversi confrontare direttamente con i tier 1 del momento. Questa volta vi parleremo di Selesnya Life Gain. Siamo di fronte a una build particolare che punta a massimizzare alcuni effetti comparsi anche di recente negli ultimi set per trasformare il life gain in una risorsa efficace per le combat phase e anche per chiudere a dispetto di Affinity o Storm Deck. Per farlo si dota di una serie di rampini a partire da 2 Avacyn's Pilgrim per offrirci il bianco, secondo colore necessario per far funzionare buona parte dei nostri payoff. A questi drop a 1 se ne aggiungono altri, 4 Jaspera Sentinel, 4 Satori Caretaker e 3 Rift Sower, che si preoccupano invece di darci mana di qualsiasi colore, mantenendo una curva estremamente bassa, oltre a dei potenziali paranti nelle fasi iniziali del match. Oltre a tutte queste scelte spicca una nostra vecchia conoscenza del formato, i Quirion Ranger in 4x, che con la loro capacità di interagire con le terre ci permetteranno un boost di mana senza precedenti, per partenze a strappo fondamentali in questo meta veloce. Un secondo aspetto presente tra le creature è quello di guadagnare punti viti con l'ingresso di nuovi simili, dal nostro lato del tavolo, ma anche da quello avversario, con ben 4 Esser Warden e 3 Soul Warden, garantendoci, nel caso di scombatte a base pedine, qualche chance di sopravvivenza. A queste scelte un po' estreme inseriremo i Suture Priest, anche loro in 4x, come parafulmine per gli Storm Deck, oltre che una potenziale chiusura, erodendo in fretta i punti vita del nemico che tenta di produrre parecchi abitanti in un sol colpo. Una mossa astuta, che però non può garantirci in ogni frangente la vittoria, per questo intervengono un'altra serie di creature che si pompano con dei segnalini +1/+1 quando saremo in grado di guadagnare punti vita, con 4 Blood Researcher e 4 Celestial Unicorn. Ben 8 abitanti che si potranno gonfiare anche di molto, con uno di loro anche in grado di risultare elusivo per formare un muro insormontabile per i 4/4 che arriveranno presto ad assaltare le nostre difese. Con questi abitanti affiaccheremo un Dark Shell Crawler, che sarà capace di fornire a tutte le creature provviste di segnalini +1/+1 travolgere, per un vantaggioso upgrade del nostro board, sempre più opprimente nei suoi attacchi. Con questo piano di gioco avremo la necessità di uno strumento utile a proteggere i pezzi migliori e qui intervengono 3 Benevolent Bodyguard per salvarci in extremis con il loro sacrificio, con la protezione da un colore, che potrebbe anche risultare provvidenziale per un attacco evasivo letale tra le difese del nemico. Con ben 40 creature in questo archetipo, lo spazio per le magie scarseggia, ma ci sono alcune staple del formato che qui brillano di luce propria per un card advantage consistente, a partire da 4 Leader Stampede, fondamentali in questa lista. A loro si affiancano ulteriori 4 Wilding Way, che con l'opzione di cercare sia creature che terre, ci dà modo di ottimizzare la pescata nel caso avessimo bisogno di un boost di mana piuttosto che nuovi abitanti per asfaltare l'avversario. Con buona parte della lista protesa con dei mana dork in grado di offrire mana aggiuntivo, il reparto terrestre è ridotto all'osso per lasciare spazio alle creature che ben sinergizzano tra loro per ottenere il value desiderato. Inseriremo quindi solo 12 foreste, il minimo sindacale per avere almeno un mana a disposizione nei primi turni, che sapremo sfruttare al meglio, con le restanti carte presenti di Mei, pronti a sfoderare le tech migliori a disposizione. Con un meta così estremo e un archetipo plasmato di conseguenza per trarre massimo vantaggio dal contesto del momento, è chiaro che la side colmerà e rinforzerà le lacune verso le situazioni imprevedibili o gli avversari che provano con un mazzo di nicchia a uscire dagli schemi. Alcune scelte, come un Gorilla Shaman, 2 Ancient Grange e 3 Dust to Dust, si focalizzano su archetipi a base artefatti ed è comprensibile vista la sempre più massiccia presenza di Affinity tra i tavoli da gioco. A queste carte ne aggiungeremo altre, simili ma con uno spettro di azione più ampio, con 2 The Glamour e un Masked Vandal, che possono replicare anche gli incantesimi che potrebbero fare capolino nel meta in maniera del tutto inaspettata. Nel caso ci trovassimo di fronte a mazzi che inibiscono in qualche modo le combat, potremmo sfruttare 4 Marauding Bright Priest, per un Drain Effect che sarà per noi molto facile da attivare visti i motori di life gain presenti nell'archetipo. Infine, per rinforzare il card advantage, oltre ad avere un parante in cielo, abbiamo 2 Muldrifter, che ci farà sempre piacere vedere, anche solo per avere 2 nuove carte in mano su cui contare.
Siamo di fronte a un archetipo molto particolare, che al momento non ha trovato emuli che hanno tentato di approcciarsi al meta attuale con questa formula, variandone il mix di creature o di strumenti a disposizione. Non è detto che con questo primer a qualcuno venga voglia di sperimentare e adattare questa build, che in questo momento storico del formato potrebbe avere più di una chance per riuscire a strappare qualche vittoria, lasciando di stucco più di un nemico. Perché in fondo è questo il bello del formato povero, a volte basta poco per uscire dagli schemi, inventarsi una lista nuova che sappia regalarci la soddisfazione di uscire tra i tavoli vittoriosi con un mazzo che batte i tier del momento con poco sforzo. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.